Buongiorno e bentrovati a tutti sul canale di Alfred73. Oggi voglio condividere con voi l'esperienza di costruzione da zero di una stazione saldante per i miei progetti di elettronica che implementa anche un'utile funzione Sleep Mode che abbassa automaticamente la temperatura del saldatore quando lo stesso viene riposto sul suo portasaldatore. Se vi piacciono i miei video e volete vederne altri, non esitate a iscrivervi al canale e mettere like. Grazie. Questa stazione è dotata di un controllo manuale di temperatura che fa accendere il LED quando la stazione ha raggiunto la temperatura impostata. Questa stazione si ispira alla stazione H936, una stazione a controllo manuale molto semplice e basilare da utilizzare e che è stata copiata più volte con numerosi cloni nel corso degli anni per la sua semplicità. Elemento comune di forza di tutte queste stazioni è uno stilo saldante alimentato a 24 volt alternati o anche continui che contiene una resistenza da 15 ohm che di conseguenza con una corrente se alimentata a 24 volt di 1,6 A genera appunto circa i 40 watt di potenza più che sufficienti per l'hobbista elettronico. Ai capi del cavo di questo stilo è presente un connettore aeronautico dove abbiamo i due poli a cui si collega l'elemento riscaldante, un solito di 15 ohm, due poli per il sensore della termocoppia che rileva il calore presente sulla punta e un polo di massa per la schermatura. La termocoppia non è altro che un termometro che se esposto al calore genera ai suoi capi una tensione debolissima dell'ordine di millivolt direttamente proporzionale alla temperatura rilevata. Per le sonde di tipo K, che sono quelle più diffuse per i saldatori e non solo, abbiamo un andamento molto lineare, per cui per esempio a 500 gradi di temperatura rilevata la sonda genera una tensione debolissima di 20 millivolt che chiaramente per essere utilizzata in un termostato come quello di un saldatore dovrà essere amplificata da un amplificatore operazionale come per esempio un LM358 che contiene al suo interno due amplificatori operazionali, uno verrà usato come amplificatore di tensione e l'altro come comparatore di soglia per accendere e spegnere la resistenza riscaldante posta sullo stilo del saldatore. Vediamo il circuito che ho progettato e realizzato per questo termostato per la stazione saldante. Realizzato sia con componenti SMT che con componenti discreti. Beh, innanzitutto abbiamo un trasformatore classico 18 volt 2 A circa, un ponte raddrizzatore composto da 4 diodi, un condensatore da 220 microfarad di livellamento ai capi del quale troveremo una tensione continua di 24 volt, calcolata in base a questa formula del ponte raddrizzatore ad onda intera dove 1,4 la caduta del ponte, il cui risultato finale è circa 24 volt. I due operazionali contenuti nell'LM358 vengono alimentati anch'essi a 24 volt e il primo viene utilizzato come amplificatore della debolissima tensione di 1000 volt che esce dalla termocoppia con un guadagno di circa 100 volt, guadagno dato dal rapporto tra la resistenza da 100 kΩ posta tra l'uscita e il piedino invertente e la resistenza da 1000 ohm posta tra il piedino invertente e la massa. Quindi per esempio se la nostra termocoppia generasse 10 mV a 250 gradi ci ritroveremo sull'uscita di questo primo operazionale con una tensione moltiplicata per 100, cioè di 1 volt, che andrà ad essere comparata dal secondo operazionale ad una tensione di riferimento variabile stabilita dalla rete dello Zener a 5 volte e del potenziometro di settaggio della temperatura per decidere se accendere o meno l'elemento riscaldante.
Oltre a ciò ho inserito io un circuito di sleep mode che cortocircuita il piedino più non invertente a massa per spegnere il saldatore quando è riposto sul suo stilo. Infatti, ogni qualvolta la tensione presente sul piedino più, cosiddetto piedino non invertente del secondo operazionale, sarà maggiore della tensione presente sul piedino meno, piedino invertente, che è strettamente proporzionale al valore della temperatura, il nostro MOSFET posto all'uscita risulterà acceso, quindi in conduzione, collegando a massa la resistenza elettrica presente nello stilo attraverso il suo drain. Una volta raggiunta la temperatura della termocoppia, l'uscita si porrà a livello 0 attraverso la resistenza da 2,2 kΩ posta sul suo gate e il nostro LED blu si accenderà segnalando che la temperatura è stata raggiunta. Ma bando alle ciance e passiamo alla realizzazione pratica del circuito. Innanzitutto mi procuro una basetta 1000 fori standard che vado a tagliare con una tronchese per lamiera o per metalli. Ovviamente effettuo il taglio lungo la direttrice dei fori. In secondo luogo vado a cospargere tutta la superficie delle piazzole ramate di questo flussante liquido per circuiti stampati che agevolerà il processo di fusione dello stagno sulle varie piazzole. Inizio a fissare lo zoccolo dell'amplificatore operazionale LM358 nella posizione centrale in modo tale da avere spazio per i componenti e una volta inserito all'interno vado a saldare i suoi pin. Nel frattempo, se vi sta piacendo questo video, non esitate a mettere like ed iscrivervi al canale per supportarmi, grazie. Una volta saldato lo zoccolo è la volta di iniziare a saldare i componenti SMT. Per questo sarà sicuramente necessario procurarvi gli occhiali di ingrandimento che vi consentano di guardare questi piccolissimi componenti. Vediamo qui la mia tecnica di saldatura di ciascun componente, prima un deposito dello stagno sulle piazzole interessate e poi con le pinzette vado a saldare il singolo componente e ripeto questa operazione per tutti i componenti previsti dal circuito. Una volta saldati i componenti del circuito è la volta di effettuare i collegamenti. Io utilizzo del filo di rame sottilissimo della grandezza di un capello più o meno, ottenuto sfilacciando un cavo di rame sottile e vado ad effettuare tutti questi collegamenti tra di loro utilizzando nel caso di bypass del nastro isolante per proteggere le piste che si incrociano l'un l'altra. Dopo che vi sarete divertiti per almeno un'oretta e mezza a fare tutti questi collegamenti per tutti i componenti previsti dal circuito, il risultato finale sarà un mosaico di collegamenti e di componenti SMT sul lato rame e dall'altro lato troveremo i componenti discreti, cioè quelli non SMT. In primo piano riusciamo a riconoscere senza dubbio il MOSFET sulla letta di raffreddamento, l'LM358, i due elettrolitici, il ponte raddrizzatore e il potenziometro per la regolazione della temperatura. Inoltre ho provveduto anche a saldare i vari fili di collegamento agli elementi esterni di questo circuito, tra cui il LED, il connettore aeronautico e ovviamente il nostro trasformatore da 40 watt circa. Questa tecnica di montaggio dei circuiti su basetta 1000 fori con componenti SMT, anche se a prima vista può risultare complicata, però vi assicuro che con un po' di tempo e con un buon paio di occhiali alla fine riuscirete a fare qualsiasi circuito. Bene, a questo punto andiamo a preparare il frontalino in metallo che ospiterà i nostri pulsanti, il nostro potenziometro. Con un taglialamiera vado a tagliare un lamierino della misura corretta, ricavato da una vecchia lamiera
riciclata. Con la mia piegatrice per lamiera, che è stata oggetto di un mio video precedente, vado a effettuare delle piegature sui borni estremi di questa lamiera per conferirle maggiore robustezza. Una volta effettuate queste due piegature molto sottili, la mia lamiera ha una robustezza maggiore ed è pronta per essere forata per ospitare i vari connettori, LED e quant'altro. Faccio delle prove inserendo ovviamente su una tavola in legno, che sarà la base della mia stazione, il trasformatore da 36 watt e diciamo, il circuito stampato, facendo delle prove per verificare dove effettuare i fori per i vari interruttori. Poi con una fresa, una volta realizzati tutti i fori necessari, vado a fissare il mio frontalino sulla tavola in legno, praticando 3 fori sul legno di diametro molto sottile, per evitare che questo si spacchi quando andrò ad avvitare le relative viti. Vi lascio alle immagini della costruzione e vi invito a mettere eventuali commenti o domande nella sezione apposita. Prima di effettuare la saldatura del connettore aeronautico, andiamo a verificare la disposizione corretta dei pin utilizzando il connettore di un saldatore. Posizioniamo sulla portata ohmica il nostro tester e verifichiamo i 15 ohm dell'elemento riscaldante sui primi due pin. Dopodiché sugli altri due verifichiamo la presenza della termocoppia scaldando con un accendino il nostro saldatore e vedremo la tensione sulla portata millivolt salire, un segno positivo, quindi i nostri puntali ci diranno il lato positivo e negativo della termocoppia. Se in fase di collegamento invertite il terminale più e meno della termocoppia, il circuito di controllo non funzionerà correttamente perché la tensione diventerà negativa. Ma proseguiamo con il nostro cablaggio. Inserisco nel pannello il LED blu di segnalazione di temperatura arrivata, che poi fisserò con della colla a caldo successivamente, e il LED verde dello sleep mode. Preparo l'interruttore di alimentazione 220 volt utilizzando del filo di idoneo spessore da collegare in serie al trasformatore di alimentazione, avendo anche cura di coprire questi terminali a 220 volt con della guaina termoretraibile per evitare delle scosse elettriche in fase di apertura del saldatore. Per questi interruttori ricordate che la posizione di accensione corrisponde ai piedini opposti rispetto alla posizione della leva. Inserisco la rondella antirotazione e il relativo dado di bloccaggio. Per avere un maggiore isolamento, di solito inserisco anche una guaina termoretraibile sulla stessa leva di comando per assicurarmi di non prendere la scossa nel caso di rottura dell'interruttore. Posiziono il trasformatore 18 volt e 36 watt sulla base in legno con due viti autofilettanti, ma non prima di aver saldato il terminale 18 volt alternati di uscita, riconoscibile dal maggior spessore del rame rispetto alla 220, che invece presenta dei fili più sottili. Una volta avvitato saldamente questo trasformatore alla base in legno, vado ad interrompere il circuito della 220 per inserire in serie l'interruttore di accensione della mia stazione saldante, e quindi collego
con una guaina termoretraibile un lato dell'ingresso 220 del trasformatore, mentre l'altro ingresso della 220 lo andrò a collegare all'interruttore di accensione, sempre utilizzando una guaina termoretraibile di isolamento. A questo punto, con un morsetto a molla, vado a collegare l'arrivo della 220, l'altro capo, all'interruttore di accensione. Inserisco sul pannellino frontale delle etichette adesive di carta per ospitare le serigrafie relative alle indicazioni poste sul pannello di controllo frontale, quindi la temperatura, la funzione dei LED, eccetera. A questo punto realizzo il pannello posteriore attraverso il quale passerà il cavo di alimentazione tramite un'opportuna asola realizzata con il Dremel. Per evitarne lo scorrimento vado a mettere della colla a caldo per bloccare il cavo di alimentazione in ingresso. A questo punto non mi rimane che preparare il lamierino di copertura con la solita lamiera riciclata. Prendo un po' di misure, effettuo il taglio della lamiera e poi la piegatura. A questo punto predispongo la molla porta saldatore collegata al mio circuito per realizzare lo stand-by o sleep mode del saldatore. Vado a smerigliare una comune rondella per consentire la saldatura a stagno su di essa collegata al filo del mio circuito. Rondella che sarà avvitata alla molla porta saldatore e che realizzerà il circuito di sleep mode. Bene amici, siamo pronti per il primo collaudo. Vado ad inserire lo spinotto del mio stiro saldante e ad accendere la mia stazione. Come potete vedere, alla prima accensione il LED verde del sleep mode è acceso in quanto lo stilo è riposto sul suo portasaldatore e dopo un po' si accende anche il LED blu di raggiungimento della temperatura.
Se tolgo lo stilo dalla porta saldatore si spegne il LED verde e la temperatura raggiunge quella impostata. A questo punto vado a realizzare la scala graduata della temperatura. Imposto la manopola al minimo, mi procuro un pennarello per realizzare le scritte sul pannello frontale, del LED per lo sleep mode e del pulsante dell'interruttore di accensione. Con il tester sulla portata di temperatura e quindi con un sonda termocoppia esterna che di solito è in dotazione su questi test, andiamo a misurare la temperatura sulla punta del saldatore per poi riportarla sulla serigrafia del pannello. Ricordatevi sempre che la termocoppia ha il positivo e il negativo e quindi non invertite questi due terminali. Accendiamo il saldatore al minimo, mettiamo una goccia di stagno per consentire il trasferimento della temperatura e misuriamo con la termocoppia il massimo raggiungibile su quella impostazione del potenziometro. Dopodiché andiamo a segnare questo valore di massimo raggiunto con l'accensione del LED blu sul pannello frontale della temperatura. Nel mio caso adesso vedete sto sui 240 gradi. Solleviamo ancora la temperatura, rimettiamo una goccia di stagno e andiamo a misurare sulla termocoppia la nuova temperatura raggiunta in questa posizione dal potenziometro, appunto quella di 300 gradi. Proseguiamo con questa tecnica fino a coprire tutta la scala graduata del potenziometro della temperatura e al termine di questo procedimento arriverò alla temperatura massima impostata dal potenziometro di 380 e poi 420 gradi. Bene amici, la mia stazione è pronta per essere utilizzata. A questo punto a me non mi rimane che invitarvi a mettere like ed iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video. Io vi ringrazio per la visione e chiaramente vi do appuntamento alla prossima volta.